Oggi Sigma ha presentato una macchina che viene dal futuro. Ciao a tutti, io sono Enrico, qui sul canale porto dei consigli per gestire meglio le vostre fotocamere e come sempre se i video che faccio vi possono piacere vi invito a iscrivervi al canale spuntando la campanellina, a mettere like, a commentare i miei video e a seguirmi anche sugli altri canali social come Instagram e TikTok dove pubblico dei reel più brevi. Oggi a Tokyo, in Giappone, Sigma ha presentato una nuova macchina fotografica, la BF. Molti si aspettavano un sensore finalmente full frame di tipo Foveon, che è il sensore proprietario di Sigma, ma non è andata esattamente così. La nuova BF è infatti un sensore full frame da 24 megapixel, ma non è di tipo Foveon, è il classico sensore di tipo CMOS retroilluminato, tipo quello per intenderci che monta la Panasonic S9, anche se non so se sia effettivamente lo stesso sensore che c'è sulla Panasonic S9. Smarchiamo velocemente le principali caratteristiche tecniche di questa macchina. Ovviamente avrà L-mount, visto che Sigma fa parte di questa alleanza insieme a Panasonic, Leica ed altri brand. Gli ISO avranno un range da 100 a 102.400. I file potranno essere salvati in RAW DNG fino a 14 bit di profondità colore, mentre i video arriveranno fino al 6K 30 fps anche nelle log oppure in Full HD fino a 120 fps. L'autofocus è di tipo ibrido, quindi sia a contrasto che a fase, ovviamente con la possibilità di riconoscere diversi tipi di soggetti. Per quanto riguarda invece l'otturatore è solo elettronico e per quanto riguarda invece il mirino non è presente, c'è solo un display LCD fisso da 3,15 pollici e una risoluzione di 2,1 milioni di punti. La macchina è grande circa 13 x 7 cm e peserà con tutta la batteria poco meno di 450 grammi. Non ho menzionato il tipo di memory card supportata perché in realtà questa macchina non ha nessuno slot per la memory card. È presente infatti soltanto un disco interno su cui salvare le foto e i video con una capienza di circa 230 GB, grazie alle quali Sigma dichiara di poter salvare più o meno 1000 foto in JPEG o circa 350 RAW. Le foto poi possono essere scaricate sul computer, sull'iPad, sul Mac, collegando la macchina direttamente con il cavo USB-C e infatti l'USB-C è l'unica uscita presente su questa macchina fotografica. Non possiamo non spendere qualche parola sulle caratteristiche estetiche di questa macchina fotografica che sembra appunto venuta dal futuro. Il corpo macchina ha un design molto particolare, tutto in alluminio, anzi deriva da un unico blocco di alluminio attraverso un processo di lavorazione che dura ben 7 ore ed è disponibile poi in due colorazioni, quindi silver oppure tutta nera. La macchina però adotta anche delle soluzioni non solo stilistiche ma anche tecniche che sono assolutamente fuori dagli schemi rispetto a quanto siamo abituati a vedere sulle altre macchine fotografiche. Come detto prima, non solo l'assenza dello slot per la memory card, ma anche i controlli di questa macchina sono ridotti e molto minimali e sono affidati praticamente ad una ghiera e a 3 pulsanti sul retro della macchina fotografica, tutti dotati di feedback aptico, tipo quello presente sugli smartphone. Tramite questi controlli è possibile poi selezionare e cambiare i parametri di scatto che vengono mostrati sullo status monitor, che è un altro piccolo display che si trova appunto sopra questa ghiera principale. Anche la parte superiore del corpo macchina è assolutamente minimalista, non è presente nemmeno la slitta flash, ma troviamo soltanto due forellini che stanno ad indicare la presenza dei microfoni e poi c'è solo il pulsante di scatto con attorno un'altra ghiera, anch'essa dotata di feedback aptico. La macchina sarà disponibile ad aprile ad un costo di $2000. Non so effettivamente in Italia quale sarà il prezzo di vendita. Per l'occasione poi Sigma ha anche presentato la sua serie di ottiche fisse, la serie I, nella colorazione silver, che senza dubbio rappresenta l'accoppiata e il complemento ideale per questa nuova Sigma BF. Personalmente nutro dei sentimenti contrastanti riguardo questa nuova Sigma BF. Sicuramente appena l'ho vista ho esclamato wow. Poi però ragionandoci piano piano sono iniziati a venire fuori dei dubbi relativamente ad alcune scelte adottate da parte di Sigma, non tanto per la presenza della memoria interna, perché questa non è una novità
in senso assoluto. Già in passato questa soluzione è stata adottata da altri costruttori e da altri brand, però la scelta di eliminare completamente lo slot fisico per la memory card potrebbe far storcere il naso a molte persone, potrebbe essere considerato un azzardo. Io personalmente credo che questa strada di integrare la memoria all'interno della fotocamera verrà intrapresa già nel breve periodo da sempre più costruttori, però come è successo un po' in passato con gli smartphone, no? Prima c'erano, tutti gli smartphone avevano lo slot per la memory card, adesso è rimasta soltanto su quelli di fascia proprio ultra economica. Però allo stesso tempo credo che su alcune tipologie di macchine fotografiche, soprattutto quelle ultra professionali, lo slot per la memory card non verrà mai completamente eliminato, per dare comunque al fotografo professionista la massima versatilità da questo punto di vista. Per il resto io sono convinto che questa Sigma BF sia un bellissimo esercizio di stile, forse solo un brand come Sigma poteva proporlo in questo momento. Diciamo che magari Sigma non ha nemmeno troppo da perdere da questo esperimento, anche perché diciamo che quello delle macchine fotografiche non è propriamente il suo core business, come lo è invece quello delle ottiche. Io credo poi che questa macchina magari possa essere stata lanciata anche per testare il mercato, no? Il suo mercato di riferimento, che è quello giapponese, che è da sempre molto ricettivo e attento a novità in questo senso, quindi macchine fotografiche esteticamente accattivanti, stilose e anche molto piccole, ma anche che sia stata lanciata magari per testare delle nuove soluzioni tecniche, magari poi da implementare in futuro su corpi macchina, diciamo così, un po' più tradizionali, come ad esempio appunto la presenza della memoria interna per salvare le fotografie, o anche questo feedback aptico presente sui tasti della macchina fotografica. Ovviamente nutro anche delle perplessità. La prima è legata al corpo macchina, che secondo me è troppo squadrato, spigoloso e non presenta proprio nessun grip. Ricordiamoci che le ottiche con cui, diciamo, questa macchina è pensata per accoppiarsi, cioè quelle della serie I, sono ottiche bellissime, ma sono tutte in metallo e non sono proprio leggerissime, per cui l'accoppiata con questa macchina, unita all'assenza di grip, potrebbe rappresentare una combo più scomoda di quanto sembri in realtà sulla carta. E poi, diciamo, un'altra perplessità può essere legata anche a questo sistema di controllo dei parametri di scatto così ridotto, così minimalista e così innovativo, se vogliamo, ma che comunque va provato sul campo per capire poi se sia effettivamente comodo da usare e se poi assicura anche una velocità nell'operatività di tutti i giorni. Ok, ditemi la vostra, vi piace questa nuova Sigma BF? Secondo voi potrebbe essere l'alternativa full frame a macchine di successo come la Ricoh GR3 o la serie X100 di Fuji? Secondo voi sarà una macchina che spopolerà su TikTok? Secondo me sul mercato di riferimento, non so su quello globale, ma sul suo mercato di riferimento, che è quello giapponese, è una macchina che potrà avere quantomeno un discreto successo, ma in ogni caso mi sento di dire brava a Sigma per aver proposto qualcosa e per aver avuto innanzitutto il coraggio di proporre qualcosa di completamente diverso e che magari potrà aprire una nuova strada nel campo della fotografia. Come sempre, se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like, a commentare e ci vediamo ai prossimi contenuti.